Quanto esagerato Metal Gear Rising. Salve, come va gente? Ubisoft Forward tecnicamente inizia il pre-show tra 2 minuti e mezzo, solo che non sono sicuro se mi interessa o meno, quindi vedremo. Nel frattempo lo tengo qua di sottofondo. Come va? Sondaggio, ok. Cosa ci aspettiamo da questa conferenza? Il niente cosmico. Dragons, Silksong sei tu. Non so neanche per cosa stia l'ultima cosa. Mr. B? Ah, Booty. Perché c'è un punto in mezzo? Perché c'è un punto in mezzo e c'è il numero errato di... Ok, non importa. Credo che oggi potremmo aspettare un Assassin's Creed. Credo, no, lo vedremo dopo. Vedremo dopo. Abbastanza assicurato quello. Tsukiko, grazie all'abbonamento per 11 mesi. Ne manca uno prima di fuoco. E Crash Dux, grazie all'abbonamento con Prime per 7 mesi. Let's go, 7 mesi di abbonamento. Xiver, grazie all'abbonamento con Prime per 4 mesi. Buonasera Gravier, come va? Tutto bene, tutto bene. A che ora è? Inizia la vera propria conferenza alle 9, ma inizia il pre-show tra un minuto. Quindi poco. Solo che non so se... Non so se mi interessa. All'Ubisoft Forward hanno detto che annunceranno Pokémon. Ci credo, sì. È probabile, è probabile. È Pokémon più Rabbids, Meteor of Despair. Chiaramente, nuovo titolo annunciato. Scusate lo spoiler, me l'ho detto in anticipo, però meglio saperlo così che in altro modo. Dici che possono annunciare un nuovo gioco di Rayman? Possono sempre annunciarlo perché l'IP è loro. Lo fanno, non credo, non ci guadagnano di solito, quindi non credo che non andranno a fare purtroppo. Non penso proprio. Che è un peccato però, funziona così. Anche ieri è partito Hopes and Dreams. È un periodo molto da Hopes and Dreams, va bene, perché no? Ieri ci ha portato bene con lo spacchettamento, ci può portare bene anche oggi con lo Ubisoft Forward. Allora, io come al solito, tra l'altro, faccio un attimo questo perché compare adesso sullo schermo il... Non c'è neanche la musica, eh. Compare adesso il pre-show. Ok, il pre-show sono di queste cose così, non ci interessa perché sono qua che ciancicano, platrano e non dico nulla, quindi probabilmente non ci interessa. Io spero comunque qualcosa di buono da Ubisoft oggi, proprio perché Ubisoft sta, più passa tempo, più sta avendo problemi in generale, tra titoli rinviati all'infinito, titoli che scompaiono completamente dagli annunci e da quando dovrebbero uscire, titoli che anche quando sono completi e tutto vendono abbastanza male, quindi no, io non mi auguro praticamente nessuna compagnia vada a fallire, a meno che non sia una compagnia proprio estremamente cattiva alla modi EA o Blizzard. Ubisoft secondo me non è a quei livelli lì. Cioè hanno fatto le loro grandi minchiate, ma non è a quel livello lì. Quindi vorrei vedere qualcosa di figo oggi da Ubisoft. Non saprei di preciso cosa, non ho idea. Anche qualcosa di nuovo, perché no? Se mi fanno un Assassin's Creed alla vecchia maniera potrei anche pensarci forse giocarlo, perché l'avevo già detto in passato come cosa, ma vedrò nel caso. Sapevi che anche il giorno italiano e che anche se la madre è giapponese, il caro signore Brando è inglese, se ne ben ricordo il maestro Zeppo italiano andava su energia giornata per il signore una parte sure. Who cares? Sharker, grazie abbonamento a comprare per 3 mesi di bronzo. Aggiungere messaggio stupido, thank you. E Noctxrier, grazie abbonamento a comprare per 3 mesi, di bronzo anche a te. Ciao, hello. Ho ricaricato più volte ma non ti ho visto quando sei arrivato, non mi è arrivata la notifica. Strano, ho iniziato alle 8:30, Se stavi refreshando alle 8 è per quello che non compaio. Io non so benissimo che cosa mi andrà a aspettare. Io spero che non sia come altre conferenze di Ubisoft, dove solitamente a livello di pacing non sono neanche fatte male. Il problema è che a livello di contenuti quello che produce Ubisoft spesso è un po' sempre la solita roba. Vi ricordo quelle conferenze dove il 90% di quello che mostravano era Tom Clancy's
con il rimanente 10% era un Assassin's Creed o comunque qualcos'altro classicissimo di Ubisoft. Io spererei in una conferenza del genere, anche se ovviamente è probabile perché è Ubisoft, quindi è quello che producono loro. Ma vedremo, sa mai. Mi aspetterei di sicuro un trailer di Mario più Rabbids, quello sì. Se vi domandate, sì, penso proprio che ci sarà un trailer di Mario più Rabbids Sparks of Hope, penso proprio di sì. Durata? Non lo so. Non ne sono sicuro. Secondo te c'è la possibilità di Silksong stasera? Potrebbe esserci Silksong stasera. Se è comparso durante la conferenza Microsoft, perché non durante la conferenza Ubisoft, no? Così anche se è un loro gioco si presenta e dicono: ok, abbiamo un annuncio grande per oggi, vi diamo una data di Silksong. Perché? Non lo so. Per far parlare della conferenza. Se qualcuno lo facesse sarebbe un buon idolo però. Edoardo Cucarolo, grazie al momento con Prime per 11 mesi. Thank you, bentornato. Un mese. Manca uno. Mario più Rabbids è palese come Assassin's Creed. Allora, se seguite in generale news a tema videogiochi, sapete che costantemente una delle cose onnipresenti nel mondo delle news a tema videogiochi sono i leak a tema Assassin's Creed. Leak di giochi di Assassin's Creed sono presenti tutti i giorni di tutto l'anno di ogni singolo anno. Quindi, ora che hanno supportato credo per un paio di anni Valhalla, con anche un sacco di leak che ci sono dietro riguardanti un Assassin's Creed, non mi ricordo come era leakato il nome. Assassin's Creed oh, non mi ricordo come lo chiamavano. Mirage? Non lo so. Me l'aspetterei abbastanza sicuramente oggi. Mi tornerebbe come cosa da mostrare. Una cosa che mi piacerebbe a me vedere, anche se non so se verrà fatta perché ormai è da molto tempo che non lo vediamo, mi piacerebbe vedere Beyond Good and Evil 2. Sapete, no? Quel gioco che era stato annunciato quanto? 2017? È un po' come Skull and Bones. Skull and Bones credo che oggi verrà mostrato. Se non sbaglio, nel tweet in cui annunciavano la conferenza veniva appunto descritto che all'interno della conferenza di oggi verrà mostrato Skull and Bones, Mario più Rabbids, se non ricordo male, più altra roba ancora non svelata, certamente. Quindi forse finalmente avremo anche qualcosina a tema Skull and Bones. Vorrei qualcosina anche da Beyond Good and Evil 2, perché sappiamo che lo sviluppo è un po' nella merda, perché dai dietro le quinte sappiamo che è un po' nella merda, però comunque sembra un progetto abbastanza interessante. Tutti quelli che hanno giocato il primo Beyond Good and Evil gli è piaciuto Beyond Good and Evil, quindi secondo me non sarebbe male, anche per avere qualcosa di un po' diverso rispetto a Assassin's Creed, Tom Clancy's. Cos'altro fa Ubisoft? C'ha For Honor, ogni tanto tira fuori dei giochi sportivi. Hai Just Dance? Oggi Just Dance. Oggi Just Dance, gente! È il momento! Just Dance 2023! Me l'ero dimenticato! L'annuncio più importante di oggi, giusto? Come ho fatto a dimenticarmelo? No? Dovrà esserci un pochino. Il giusto, Just Dance VR. Come sarebbe Just Dance VR? A quel punto balli da solo. Esiste ancora Just Dance? Sì, esiste ancora Just Dance. Dov'è Rayman? Rayman non esce niente dal Rayman Origins, se non sbaglio. O Rayman Legends, non mi ricordo. Comunque da 2012-2013, è passato abbastanza tempo. Legends, ok. Non me lo ricordavo. Devo ancora giocare a Legends. Ho giocato a Origins, ma non Legends. Just Dance, ma se ti vola il gioco non spacchi dalla Switch. No, quello lì esiste già, non è nulla di nuovo. Puoi già farlo con il Just Dance attuale. Non è niente di assolutamente nuovo. Fra Tonzolo Power, grazie al abbonamento con Prime 27 mesi. Speaks in French, grazie mille. Bitti, grazie al abbonamento con Prime per 5 mesi. Thank you.
Francesco Fondacci, grazie all'abbonamento con Prime per 8 mesi. Speriamo qualcosa di bello, ma comunque tengo aspettativa non troppo alta. Vabbè, come sempre, ovviamente. Io spero qualcosa di buono, ma non me lo aspetto personalmente. Vedremo comunque si rivelerà questa conferenza qui. Edoardo Cuccarolo, grazie all'abbonamento con Prime per 11 mesi. Thank you. Ti devo già ringraziato forse, sì. Vero, devi giocare a Omori? Sì, prima o poi lo gioco a Omori. È già uscito il secondo canale? No. Dedication su Switch. Se MiHoYo va a contattare Ubisoft per sviluppare il gioco per Switch, non ho buone speranze. Non credo che andrebbe comunque molto bene. Marvel. Ubisoft non ha niente a tema Marvel. È EA che detiene i diritti Marvel per fare roba slash Insomniac. Sono loro che hanno i diritti per fare roba a tema Marvel. Ken Kaneki, grazie al momento con Prime per 2 mesi prima di legno. Bella Gravier. Hello. E il tuo pezzo trap 2024. Ho video ve ne parlo. E Square, sì, Square Enix l'ho già detto. Ma PlayStation è l'unica console che non avrà Silksong Day One? Tocca comprarlo su Switch? Considera che inizialmente Silksong doveva essere esclusiva Switch e basta. Doveva uscire su PC e Switch. Ora esce anche su Xbox. Non sappiamo che cazzo stia succedendo con Silksong. Potrebbe forse anche uscire su PlayStation. Non sa. Aspetta notizie. Video uguale messaggio in community. No, c'è un video di Reddit che si chiama, se non sbaglio, il mio pezzo trap. Di sicuro ne parlo lì. Buonasera. Di sto passo va a finire che Silksong non adesso un DLC a caso. Non credo, ma vabbè. Quando comincia Ubisoft Forward? Tra 13 minuti e 53 secondi. Tutto qua nel cervello. Non è che c'è un countdown davanti alla faccia. No. Ma anche se adesso Silksong non esce per Play, non è stato ancora annunciato per PlayStation, quindi non sappiamo se uscirà per PlayStation. Cos'altro c'ha? Ah no, c'hanno The Crew anche, adesso lo vedo sullo schermo. Loro c'hanno anche The Crew come serie di macchine. Chi è che gioca a The Crew però? Se giochi una serie di macchine ormai siamo tutti parlare di Gran Turismo e Forza Motorsport. No? Non conosco molta gente che ha giocato a The Crew 2. Aiuto. Oh, questo è tremendo. Oh, mamma mia, questo era tremendo. Ah! Orribile. Orribile sensazione. Me lo sentivo letteralmente nel naso. Era fisicamente nel naso. Oh. Personalmente siamo un po' cattivo che Play sia l'unica che non l'avrà. Secondo me ormai ce l'avrà. Inizialmente un'esclusiva Switch che aveva senso. A questo punto qua posso lamentare tanto tempo che secondo me esce anche per Sony. Non ci riesco. Fuck. Ok, l'ho ritirato dentro. Non ho più lo stremuto adesso. Ce ne siamo cavata. Prova subito gratis The Crew 2 con Ubisoft Plus fino al 10 ottobre. Ubisoft Plus però credo tu lo paghi, quindi non è molto gratis. Sì, Ubisoft Plus è la versione di Game Pass di Ubisoft, quindi sì, è chiaramente a pagamento.
C'è Trackmania. Trackmania è vero, figo. Trackmania però non l'ho mai collegato troppo a Ubisoft, anche perché Ubisoft non ne ho mai sentito parlare. Ogni volta sento parlare di Trackmania è semplicemente la community di Trackmania che parla di Trackmania. Ubisoft non ho mai visto parlare di Trackmania in una sua conferenza. Quindi, non so perché. Quello sarebbe un gioco che mi interesserebbe provare. For Honor 2 is possible. Non lo so. Lo sviluppo di For Honor per adesso è stato abbastanza strano, dove ha ricevuto diverse espansioni e hanno cercato di renderlo un live service game. Solo che ci sono riusciti, credo, stato fino a un certo punto. Vedremo. Si è sviluppato da Nadeo Trackmania, però non so se è pubblicato a Ubisoft. Se è pubblicato a Ubisoft, comunque ne deve parlare a Ubisoft durante le conferenze. Non lo so. Ma tu che aspettative hai per Silksong? Che venga annunciato oggi durante una conferenza di Ubisoft. Nadeo è di Ubisoft, sì, infatti. Non ha comunque senso che non venga mostrato. Domanda, c'è stato Silksong. Ormai sta prendendo fuori controllo la situazione di Silksong. Non vedo l'ora che esca il gioco per non avere più domande a tema Silksong in chat. Non tanto per giocarlo, è perché c'è un panico generale e una confusione incredibile. Potrei aspettare in live? Probabilmente. Spero un nuovo Rayman io. Spero anche io, però non credo. Purtroppo non credo, perché ogni singolo gioco di Rayman a tipo 20 anni non è stato proficuo per Ubisoft. E già Ubisoft è in una situazione non troppo buona. Ci sono stati anche dei rumori in giro che volavano di Ubisoft che poteva essere comprata addirittura da qualcun altro, come altro mega acquisto di un publisher. Hanno avuto diversi problemi. Hanno dovuto ridimensionare alcuni progetti, rinviarli. Credo anche licenziare persone, forse. Non lo so. Però vedremo. Sa che ho cliccato abbonamento nascosto, non è arrivata la notifica. Prova a refreshare la pagina. Prova. Ken Kaneki, grazie all'abbonamento con Prime per 2 mesi, prima di legno. Thank you. Bella Gravier, hello. Annuncio di Kingdom Hearts 5. Mi sa che non sapete cosa è Ubisoft come compagnia, gente. Cos'è sta storia? Sapete cos'è Ubisoft? Sapete cosa fanno? Dicono hanno abbandonato il progetto UbiArt perché è troppo complicato e costoso per i giochi di Rayman. Ecco lì. Ovviamente è comunque l'IP è loro. Possono farci quello che vogliono, possono riportarla in vita o roba simile. Però ovvio fanno Fortnite. Minecraft è loro, vero? Sì, entrambi corretti. Fanno Mario. Anche quello è Mario per Rabbids Sparks. Boh, è corretto. Hopla! Grazie abbonamento con Prime per 3 mesi prima di bronzo. Ecco, ce l'ho fatta. Com'è andata questa pausa? Molto bene, ho dormito parecchio. Che cosa posso dire? Accantonato. Ubisoft fa anche come serie tecnicamente Watch Dogs. Non so se annuncerebbero un altro Watch Dogs adesso. Non conosco nessuno anche lì che ha giocato Watch Dogs Legions. Non mi ricordo il nome. Ma io non rimango mai troppo aggiornato con i giochi Ubisoft, quindi non so se sono piaciuti o meno. Lo fanno anche Far Cry. L'avete visto il meme di Far Cry con Obama? No, ok, datemi un secondo. Vedo se riesco a trovarvelo in fretta. Vediamo se riesco a trovarvelo. Va là.
I grandi annunci. I grandi titoli. I grandi annunci in anteprima che porto io prima della conferenza di Ubisoft. Incredibile. Incredibile. Di DFN, grazie a Poletto come per 5 mesi. Sono 5, let's go. E comunque mi è sembrato un bel gesto quello di uccidere la regina Gravier, anche perché ora inizia la seconda fase della boss fight. Ah, ce l'ho visto anche ora come meme, molto bello. My name is Yuri, grazie a Poletto come per 10 mesi. Ciao io, grazie per l'intrattenimento sullo stream slash YouTube, migliore che io conosca, continua così grande. Froze. Froze! No, sbagliato persona. Credo che sia nato questo meme qua perché Obama aveva postato quell'immagine lì. E l'unica cosa che ha fatto la gente è semplicemente metterci il logo di Far Cry, se non sbaglio. Cioè in questa immagine qua in realtà la gente ha semplicemente aggiunto il logo di Far Cry, non hanno fatto nient'altro di differente. Sure. Tanto io voglio condividere anche questo. Volete la seconda fase della regina? Eccovi la seconda fase della regina. Dovete avere paura. Ora che è morta la prima fase, bisogna prepararci alla seconda. Tremendo. Dobbiamo stare attenti. Sono stati un sacco di meme belli comunque. Sono stati un sacco di meme belli. Iniziamo da pochissimo. 5 minuti e ci siamo. Anche una terza fase regina. Dipende, non mi ricordo se la regia è stata aggiunta in un DLC o meno. Se in un DLC potrebbe avere la terza fase, se no no. Durante il pre-show stanno facendo un'intera sezione dedicata alla modalità foto nei loro giochi. Cosa mi significa? Ah, perché c'è un contest. Ah. Pensavo che stessero facendo le pippe da soli, dicendo ah, abbiamo inventato la fotocamera. Non lo so. Sto cercando di capire cosa significasse. Alla fine quando c'è Nintendo Direct non hanno ancora annunciato, quindi non lo so. Spero settimana prossima. Ah yes, si mandano le sexy pic di Arthur Morgan nel bagno. Arthur Morgan è quello di Red Dead Redemption 2, giusto? Non credo accettano una foto di Red Dead Redemption 2 in un contest del genere. Non credo proprio. Sarebbe una scelta abbastanza strana. Quando inizia? 2 minuti. 2 minuti. Tra un minuto levo la musica e metto full screen. Hai provato Coromon? No, non l'ho provato e non mi interessa personalmente. Oh, Trackmania, eccolo qua. Trackmania durante il pre-show. Almeno lo mostrano per una volta. Trackmania lo giocherei. È tipo uno di quei giochi in cui non diventerò mai bravo in paragone alla gente che è veramente brava, perché la gente gioca a Trackmania da letteralmente più di 10 anni. Ma ci giocherei. Sempre sembrato un gioco figo. Ok, Monster Hunter mi dispiace, non è il momento. Anche un minuto.
Manca un minuto. Si inizia, gente. Si inizia. Un minuto. Ah, questo gioco qua alla fine è uscito? Siamo già in HD? Cazzo, non si vede. Non si muove in HD. Ah. Oh lalla. Si dà un po', non è una bella giornata purtroppo. Nice. Farò una carina invece, quello l'avrei provato. Solo che ogni gioco Ubisoft di solito ha il problema che sembrano carini, ma non mi sembra mai niente di più. Mi sembra soltanto carini, non mi sembra niente che mi spinga a comprarli veramente. Comunque sottotitolo in italiano. Grazie Ubisoft. Grazie Ubisoft. Ubisoft dritto per dritto. Che nome. Che nome. Hi everybody, thank you so much for tuning in to the September edition of Ubisoft Forward, the showcase where you get a taste of all the great things we're cooking up. I'm one of your hosts, Neelam Kumar. I'm Yusuf Magid, and I'm so happy to be here today because this year we're global, streaming in no less than 11 different languages. So a big hello to everyone around the world. Let's go! We're also live in 4 sign languages and 2 audio descriptions, so we got you all covered. Yo, Neelam, I love this studio. I feel like we're big time now. Come a long way from being interns. I mean, look at us. Hey, come on, look at us. Look at us, who would have thought? Not me. But let's get to the real reason why we're here today. Games. Thank you. Grazie If you Ubisoft. caught the Ubisoft Forward pre-show, Si inizia you come should prima cosa already con un be caught up meme. on some super exciting updates from current releases. And now, in the next few minutes, we'll show you what you can expect from our live and upcoming games, concluding with a very special Assassin's Creed showcase. In fact, let's check in with them right now. Well, hello everyone. Stay tuned for the Assassin's Creed showcase coming up later in the show. We'll celebrate the 15th anniversary of this amazing franchise. C'è un'intera parte dedicata a Assassin's Creed, quindi So don't go ci anywhere. sta. We'll be back soon. We'll be catching up with the Assassin's Creed crew later in the show, but we also wanted to remind you that right now, you're all eligible for a 3-month subscription of Ubisoft Plus, giving you access to some of our best games. For more information, check the details on the screen below. And now, on to the games. That's right, and what a better way to start the show than by diving straight into the colorful world of Mario and the Rabbids. This latest adventure, Mario plus Rabbids Sparks of Hope, is set to release on Esiste più di una lingua dei segni? Nintendo Sì, Switch. in ogni lingua la lingua dei segni è Game's diversa. creative director Davide Soliani, let's take a quick look. Perché non si può fare cose molto semplici. Ah, Mario più Rabbids, prima cosa, nice, ok. Hello everyone. A few months ago, we gave you an exclusive on Mario Ubisoft plus Milano! Rabbids Sparks of Hope, showcasing the game's unique Let's go! mix of turn-based combat, real-time action, and open exploration. We also did a deep dive on our unique team of heroes. I want to thank you so much for your tremendous feedback, and I know you now want to see more gameplay. So today we are back to show you for the very first time a first look at one of the quests from the game. Questi sono chiaramente log di including Minecraft. A special battle that we took great pleasure in crafting. Mi fa strano comunque fare uno sfondo fotorealistico e la persona al centro in CGI. Una scelta un pochino strana. Sa perché? Hello everyone, I'm Faye, Associate Producer. Welcome to this new video about Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Today,
our Allora sta heroes travel ambientazione. to Terra Flora in their quest to save the sparks. This green and usually flowery planet is struck by a drought caused by Cursa's malevolent influence. Go now! Ok. Una sessione di vero e proprio gameplay del gioco. Again, Mario and his friends must reach the top of the volcano. To get there, they will have to find their way to the central station and take the Wiggler train. Terra Flora, like all the planets of Mario plus Rabbids Sparks of Hope, is packed with secrets, collectibles to gather, puzzles to solve, and wacky NPCs to talk with. With the help of people, heroes can interact with the environment in various ways, to uncover secrets or reveal hidden paths to new zones. There are many interesting places to visit and molto carine le secrets to ambientazioni. discover on Terra Flora. Giant trees, lush plains, and hidden caves. But let's get back on track. We have a train to catch. All aboard! Bowser. Così? Il treno non è a norma. No, non credo. Non credo lo sia. The Gravier has been enraged by Cursa, and we must stop it before it destroys the train. Mario Bello and his stage friends così. will face numerous enemy archetypes on the battlefield, each with specific strengths and weaknesses. We need to prepare accordingly. Let's pick Bowser first. His huge health stats will allow him to sustain heavy damage. Rabbid Rosalina's signature technique will be key to neutralize enemies while the other heroes focus on the Darkness Eyes. We'll keep Mario and the team to take advantage of his great mobility skills. Now, the Sparks. There are dozens of Sparks you can pair with your heroes. They will grant elemental damage, resistances, help control the battlefield, and much more. Ethering will help Rabbid Rosalina getting behind enemy lines to wreak havoc. Ok. We're done prepping, so now is the time to fight. Let's activate Mario Spark Aquanox to gain additional splash damage. Thanks to the splash effect, Mario can push the Oozer out of the train, while he destroys the electric barrel with his second attack. Rabbid Rosalina can finish the Oozer off, while Bowser takes advantage of the large attack radius of his bazooka to destroy two Darkness Eyes at the same time. Fast forward, new enemies are spawning behind us. We must get rid of them quickly. Ok. Let's use Mario Spark Glitter to lure those enemies out into the open before triggering Mario's signature ability, Hero Sight. L'abilità speciale peculiare di Mario è ipnotizzarli mentalmente? It's time for Bowser to get his revenge. His landing damage ability, combined with the devastating Da power quando? of Zephyr Break, his Shockwave Spark, and Mario's support Mi fire, sembra troppo a tema will make anche. short work of this group of enemies. Teamwork and synergies are key to gain the upper hand in battle. Now that the back of the train is clear, we must reach the locomotive to destroy the Darkness Eyes on the Wiggler's back.
This won't be easy, as the lone wolves will react by shooting any moving hero coming into range. They inflict heavy C'è damage proprio un to deep Bowser. dive nel dettaglio Thankfully, di Mario più Rabbids. as the Ok, his va bene, shield tanto devono absorbs farlo prima o some poi. of the damage. Brute Force won't make it here. It's time for a stealthy move with Rabbid Rosalina. Her spark, Ethering, can turn her invisible, allowing her to approach the lone wolf safely. Now that we are close to them, we can use her signature technique and neutralize them momentarily. This will allow Mario to approach safely and focus on the Darkness Eyes. A few more turns have passed. Only 2 Darkness Eyes remain, but new powerful enemies have spawned, and even Bowser cannot withstand their powerful attacks. We have only 2 heroes left, and the last Darkness Eyes are far out of attack range. But Mario can count on his iconic stomp attack and jump from one enemy to the other before delivering the final blow. Carino. This is it. The Wiggler is defeated, and our heroes Wiggler è continue morto. their journey. I hope you enjoyed this very special battle. That's all for Avrei now. apprezzato di più il gioco se completamente random fosse esploso in I hope you also sangue, enjoyed organi, seeing an old ovunque. friend from Nintendo in there. This was only a first taste of our new take on combat. It has intuitive gameplay with huge tactical possibilities. Thanks to the multiple combination of sparks and ingredients available in the game, anyone can create combos as marvelous as they are powerful. The release is almost there, and we are hard at work to polish our game and deliver the best Mario + Rabbids experience on October 20. We cannot wait for you all to discover this brand new adventure. And that's not all. Prendrai? Yes. We have one more big thing to reveal. This cosmic journey will not stop at launch. We have so many wild ideas that we want to explore in the coming year. It is a bit early to announce all of it, but I couldn't resist to give you a small peek at what is to come. Our post-launch plans include 3 DLCs, and the third one will even introduce a new special playable hero. For me, as a creator, and for many at the studio, it's a dream Speciale, non credo sia allora dal mondo di Mario. Going in an adventure with our dear Link? Rabbids heroes. I hope you will like the biggest surprise of our season pass. Thank you. Sono gratis DLC. Sonic? Forse anche Sonic, sì. Man. Non erano IP Nintendo, né IP Ubisoft. Ok, mi va bene. I love the Rabbids and I love the world of Mario, and I'm so glad to see them teaming up once again. Davide is so passionate about what he creates, and I can't wait to play as Rayman on my team in this new DLC adventure. If you like what you just saw and want to dive into the conversations online, just use hashtag #UbiForward. It's up there on the screen. Now, back in July, we revealed the new direction of Skull and Bones. And since then, the team at Ubisoft Singapore has been hard at work getting the game ready for launch. Let's take a deep dive into the world of Skull and Bones. Sì, è più vegeto. Appunto, Ubisoft ce l'ha i diritti per Rayman perché è una loro IP. Il problema è che non ci fanno giochi completi. In altro lo mettono. Skull and Bones. Questo non mi interessa, però. Vediamo. For global supremacy to dominate the world's most valuable trade routes. A flood of exotic goods from the Indian Ocean stormed the West, creating new addictions and a violent race for control. And where there's blood, there are predators. Labeled as enemies of all mankind, this new breed of pirates
will show no mercy. Sailing through dangerous waters, they created secret trading networks and built their pirate empires. But they were always on the edge of losing it all and sinking to the depths as Skull and Bones. Esatto, CGI. Vorrei vedere com'è il gioco vero e proprio, che abbiamo già visto, però CGI mi dice sempre poco. Questo è di nuovo CGI. Bottom or climb to the very top. In the dangerous world of Skull and Bones, everything around you is either your prey or your downfall. This is where you and your friends will have an authentic pirate experience. In our game, as your infamy begins to spread across the Indian Ocean, you will gain access to your own pirate lair, known as the Helm. Here, you'll kickstart your ascent as a pirate kingpin by manufacturing and smuggling illegal and high-value goods to sell to the highest bidder. No longer taking orders from other pirates, you'll now be the one no, che gioco brutto, troppo francese. È fatto in Singapore. You'll also have more to lose. So beware. The vultures are circling, biding their time to strike you down. Will you fend off pirate rogues, eyeing your cargo as you extract your contraband, or undone rivals who want a piece of your infatti bisogna vedere com'è. Maybe you'll plunder forts for their stockpiles and flood the black markets, or even go on treasure hunts to dig up valuable hidden stashes. We've been gathering your feedbacks through our insider programs and other channels. It's an ongoing process that helps us shape Skull and Bones. Here is what some of our participants have to say about the program. Greetings, pirates. Captain Flint here. My name's Sam, more commonly known as Mr. Stainless. I'm Brilldane. I'm Fuzzy Ball. My name is Spamos. My name's Hippo TC. My name is Mixelplix. This is Veledron. Charging Charlie. Crispy Tater Tot here. I joined the Skull and Bones Insider program back in 2021. I've actually been part of the Insider program ever since its inception. I've sailed, plundered, and pillaged my way through multiple testing and feedback sessions. The play tests that I've been doing have been a lot of fun. One of the things that I enjoy about it the most is the streamlined feedback, actually reaching the developers. The developers are passionate about this game. I get to connect with other gamers who are just as passionate and excited about Skull and Bones as I am. I'm happy to see the game being revealed again. I'm so excited. We're just months away. I look forward to seeing your sales out there. I truly think there's something for everyone. So I'm really eager to see all the polished and final versions of things. Io voglio capire se come si ipotizzava all'inizio del primo annuncio è semplicemente la modalità battaglia di Assassin's Creed 4 resa videogioco, o se un Sea of Thieves, o se qualcosa di diverso. Vorrei sapere questo più che altro. A pirate's work is never done. Che ovviamente sono confuso a riguardo perché l'avevano annunciato anni fa, poi l'hanno cancellato, poi hanno detto no, stiamo ancora lavorando, casini vari. Most will flee on sight. That is what we want for our pirates. Your ship is your entire world. It is where your success will be decided and how you will be recognized. In Skull and Bones, to build a unique ship that inspires fear onto your enemies, there are 3 steps. Step 1. Pick your weapons and ammo. This will make or break your battles. From piercing ammo that personalizzare la nave and causes flooding, to tearing ammo that rips your enemy's sails apart, slowing them down for an easy kill, my favorite is crushing as it deals a devastating blow to most armor. Step 2. Choose your armor. With our game's weapon counter system, there will be an armor that can counter each damage type. That's how we keep tension high at sea. Okay. Lastly, it's the look of your ship. Put on your scariest war paint and head out with a ship that is instantly recognizable. Making this quick adjustment will transform you from sneaky smuggler to hard-hitting hunters or swift traders. Now, when you are out in the open sea, it's always best to have a friend or two to watch your back. In our PvP world, you can choose to switch off PvP to prevent any friendly fire as well. Lastly, our game will be crossplay at launch, so you can pirate with your friends no matter what platform they are on. Until then, bon voyage, and see you all soon on the seas of Skull and Bones. Posso fare la Thousand Sunny? This could be the greatest heist. Ci stavo pensando perché ha detto sì, puoi personalizzare anche a livello estetico la tua nave. Solo che essendo comunque un gioco realistico
l'ottimizzazione, la personalizzazione che puoi fare della nave sarà comunque limitata a roba realistica. E non so se in questo caso qua sarebbe stato meglio appunto farlo più esagerato e cartunoso alla mod di One Piece nel caso, dove puoi effettivamente fare cose strane e non sarebbe sembrato. Vedete, perché lì cambia il colore e basta, non è che cambia veramente troppissimo. Cioè, sì, sono diverse, però non sembrano mai troppo strane. Che forse con una personalizzazione più cartunosa poteva andare meglio? Non lo so. Sapete che non sono un fan di iperrealismo. Sì, no, a livello estetico comunque non è male. Art style è fatto bene. Skull and Bones 8 novembre. Quindi ti fa cagare Red Dead Redemption. Non penso che mi piacerebbe quel gioco. Gee, I love you too. It's out of love. It's out of love. Skull and Bones were released this year on Xbox Series, PS5, and PC. All right, we're on to the next title. Riders Republic is our massively multiplayer outdoor sports game where players mountain bike, snowboard, ski, and wingsuit in epic races and awesome freestyle events. Okay. But you know what, Neil? Just when you thought it couldn't get any better, we've news added riguarda an Riders exciting piece of new Republic. content. Take a look at this. Ok. Allora, questo è chiaramente copyright. E queste cose qua dove siamo hip e siamo cool nel mondo moderno, c'è sempre musica copyright, non ci si può fare nulla. BMX is coming to Republic. Non c'era prima? Mancava? Vance. Un po' di pubblicità oggi. Beh, ha senso perché se c'è un gioco in cui devi farlo è questo qua, però addirittura con un logo gigantesco al centro dello skatepark. Un po' strano da vedere. Red Bull, ok, ci manca Red Bull, perché no? Ci mancava qualche cosina in più di sponsor da aggiungere nel gioco. Va bene, va bene, va bene. Qualcun altro? Qualcun altro? Sono update comunque abbastanza standard. Nuovi vestiti, nuova personalizzazione, nuova roba del genere. What the fuck? Quante pubblicità? Quante pubblicità lì in mezzo? Qualcun altro? Mai? Cosa? Non so cosa fosse qualcosa. Non ho ben capito cosa si riferisse. Season 4 freestyling. Oh. So fosse finita la musica. Riders Republic Season 4 and the BMX add-on launches in just 4 days on September 14th. And guess what? You can play Riders Republic for free on all platforms. Details are below. Now it's time to put the spotlight on one of our most successful online action role-playing games. Yep, it's time to catch up on the world of Tom Clancy's The Division. Hello everyone, I'm Daria Ilina, community developer for Tom Clancy The Division 2. After more than 3 years, Tom Clancy The Division 2 is still releasing Division, new sì, The content Division and we RPG. have exciting times ahead. To recap, Season 9 Hidden Alliance brought you so much more than just a continuation of the story. We introduced Countdown, an all-new 8-player PvE endgame mode, plus the brand new progression feature Expertise, giving you new ways to progress your agent and further increase build variety and viability. And it's not over. The Division 2 is scheduled to receive 2 more major updates this year, Season 10 and Season 11. You will be able to enjoy Season 10 price power in just a few days. It will introduce additional difficulty modes for Countdown to push your squad to the limit, add an array of long-awaited quality-of-life changes, and set you on the path to uncover the growing alliance between Natalia Sokolova and General Anderson. And when it comes to quello che so, ci giocavano dal day one, però the new Manhunt, ci sarà un pubblico se hanno fatto 11 stagioni. Paragon and Dark Path April events are packed with a variety of new outfits and vanity to give you a unique look. To close out 2022 for The Division 2,
Season 11 will continue the Division story, not only introducing new manhunt targets, but also some familiar faces and a new ally. It will also feature a brand new PvE mode, expanding the variety of activities and playability in the game. We'll share more details about all these features later this year. Now we want to reiterate our commitment to the long-term future of Questa non è la Division spilla 2, del which is fully Team supported by our Fuoco in talented Pokémon developers Go? from Ubisoft teams across the Sono scemo globe. io? With this in mind, we're Immagino happy che to sono scemo announce io. that we are committed to and È have molto started simile a working on Moltres, è la the spilla Division che Year 5. c'era nelle collezioni di The future is carte. bright for the Division 2 and for the Division franchise. Non credo sia as a quella whole. però. Now I'll hand over to Carrie to introduce you to Tom Clancy The Division's Heartland. Over the last few years, the team at Red Storm Entertainment has been hard at work creating an all-new experience set in the world of The Division. You've already rebuilt operations in Manhattan, you've responded to the call in Washington, D.C., and now you're needed in the small town of Silver Creek, right in the heartland of America. Today, we're excited to share a first look at the game and some updates from our studio. Here's our creative director, Keith Evans, to tell you a little bit on what to expect in the Division Heartland. Hey everyone, we're so excited to show you Heartland, an all-new standalone adventure in the Division universe. The teams poured their heart into this game, and we can't wait to share it with you. Welcome to Silver Creek. Non mi interessa molto Silver Creek, se devo essere onesto. Creative director in Heartland at Red Storm Entertainment. We've been involved here at Red Storm with the Division going back before the first game launched. Non credo fosse. Non credo fosse lo dicevo io, penso proprio. To fans of the franchise. Heartland's a free-to-play survival action shooter set in the Division universe that features streamlined survival gameplay and a beautiful new world to explore. You play as a Division agent, given the task of protecting Silver Creek, a small town in Middle America, from enemy factions, rogue agents, and a deadly contamination. This game ties directly into the timeline and introduces all new characters and storylines to the franchise. Heartland feels fresh and Domanda se qualcuno lo sa, qualcuno in chat gioca ai giochi Ubisoft. Tutti i giochi di Tom Clancy fanno parte del stesso mondo oppure no? Immagino di no. Non credo fosse Moltres, vero? Follow the official Division social channels to learn more about the journey the team has taken and the important role of player feedback in the evolution of the Heartland experience. Più o meno. Register now for upcoming tests at thedivisionheartland.com. Finally, a few weeks ago, we welcomed a new entrance in the Division franchise on mobile, The Division Resurgence. This new opus brings the acclaimed AAA experience to mobile with the addition of a new storyline, factions, and much more. The team is hard at work preparing what comes next. Sono interessato. So it's our great pleasure to be able to give you an update on the game. We wanted to take a moment to thank everyone who has participated in the closed alpha, playing solo or cooperating with others to complete a taste of the game's unique campaign and open world activities. Your feedback has been priceless as we keep fine-tuning and improving the game. Today, we're happy to announce that a closed beta test is coming this fall. Dov'è? This will be an opportunity to play the iconic conflict PvP modes and for the first time on mobile, the Dark Zone. We leave you with a look at the trailer. Ok, grazie. Non vedo l'ora di vederlo. Vabbè, ha trovato tutto eccetto lui. Trovato. Sto parlando di questo io. Ce l'ha fatta, l'ho trovato. Ne passa la pena. Si vede che sono un grande fan di Division. oppure la spillatema. Oppure la spillatema. Ma quante spille hai? Cioè, più che altro che dentro sono tutti i dati e i segnalini che ho preso in giro degli anni. 2 anni. 1 anno e mezzo. Non giochi all'open beta, quindi ci posso pensare. Ci posso pensare, non dico che ci penserò, però ci posso pensare.
Moltres. È Moltres. Non credo in nient'altro per forza Moltres. We're super excited Ah, to c'è see anche the per Dark telefono Souls di coming to Division, mobile. no? If you want to get a chance to test it out, Non don't sapevo. forget to register now on the Resurgence website. Oof, I want that sweet, sweet multiplayer action in the palm of my hands. Speaking of which, there's another iconic multiplayer game that was recently announced, Rainbow Six Mobile. Let's take a quick look at what the dev team have in store for us following their successful closed alpha test. Oh, Rainbow Six, ok. Ho per un attimo blancato e detto, di cosa ci mostrano adesso? Rainbow Six, ok. Sezione Tom Clancy. Purtroppo la sezione Tom Clancy c'è sempre nelle conferenze di Ubisoft adesso. Di solito non tiene molto alta la mia attenzione. Poteva essere veloce su trailer, ma non ho mostrato niente. Hello everyone, I'm Justin Swan, Creative Director of Rainbow Six Mobile. It's been a big, exciting year for our game, with the worldwide announcement and our first closed alpha taking place earlier this year. It was amazing, finally getting to see how our players and community reacted to the game, and we couldn't be happier with the initial feedback. Rainbow Six Mobile is a free-to-play game designed from the ground up specifically for mobile devices. When we started production, our objective was crystal clear: to bring the Rainbow Six universe to the mobile platform and allow more people than ever before from all around the world to enjoy this competitive, tactical, and team-based FPS experience. Io ancora me lo Our mission is to chiedo. develop the best Rainbow Six experience possible on mobile, and we Come can only giochi do uno that sparo with sul your help. telefono? The dev team and I first want to thank our community for all your support and feedback during our closed alpha. We took that feedback to heart and we've made many improvements. And it's not just the core Col culo, gameplay, sì. but our menu systems and user experience, matchmaking and round-to-round flow, and many other adjustments that will La improve risposta è the con un overall controller, experience, immagino. all thanks to you. And now, today, I'm very happy to announce that we are entering a new phase for Rainbow Six Mobile, the beta test. The closed beta starts this Monday, September 12th, and the good news is that Android users can still pre-register on Google Play for a chance to participate. Just a quick note for our iOS users, don't worry, we are working hard on our iOS version, and you will hear from us in the near future for upcoming tests. So, what can you expect to see in the game during the beta test? Our biggest addition is the first stage of our operator unlock and progression system. This means daily challenges to complete, a ticket system to play with and unlock your operators, and even a battle pass to progress through. On top of that, we have some great graphical and gameplay improvements, social features like voice chat and persistent teams, and a more streamlined menu flow. You will also be able to compete in 3 iconic Rainbow Six maps: Bank, Border, and the newly added Clubhouse. Keep in mind, this is still a work in 51 progress version of worldwide the game. games. Graphic quality and content are much improved from our Clubhouse, alpha test, come cacchio si but still chiamava? not final. As we continue Okay. along this exciting road to release, we must move forward alongside you, our players and fans. We believe this is the only piace quella way to mappa. deliver the best game experience possible, and we are dedicated to developing Rainbow Six Mobile in as transparent and collaborative way as possible with our players. Now, you may be wondering in which countries the closed beta will be available starting this Monday. Well, you'll find the answers in this next video. Thank you for all your support, and see you in the closed beta. Ok, thank you. It's a time for everything. Ma quanto ricaricano in questi trailer? A me lo sparassero.
Perché c'è altre di prima se questo qua era già uguale? Questo trailer è uguale a quello che hanno fatto prima, perché l'hanno diviso in due? The Rainbow Six Mobile closed beta starts on September 12th. Here at Ubisoft, we're developing some world-class partnerships with some very big players in the industry. Here to tell you a little bit more about it is a very special guest. Hi, I'm Mike Perdue from Netflix. As you know, we've started to offer a selection of mobile games on our service. And today, I'm excited to announce our partnership with Ubisoft to continue bringing great games for players all around the world. Over the next few years, not one, not two, but 3 games from Ubisoft's most beloved franchises will become exclusively available to Netflix members. The first game is Valiant Hearts 2, a sequel to the award-winning first game, directed by the original core team and available to play in January 2023. Next up, the second installment of Mighty Quest, also coming to Netflix in 2023. And last, but certainly not least, fans of Assassin's Creed will be able to immerse themselves in the Assassin's Creed universe through both a live-action series and an original mobile game. We'll be sharing more details on each of these titles as we get closer to launch. The games will be ads-free with no in-app purchases, and you'll find them on the Netflix mobile app. Thank you to the Ubisoft team for their partnership, and we're looking forward to bringing these great games to existing and new fans alike. Mi fa strano Netflix se cerca di fare videogiochi. Netflix, now that's something to celebrate. And speaking of having something to celebrate, the next project shows how video games have grown. We don't just play them, we make movies based on them, and sometimes TV shows about making them. And on that note, let's take a sneak peek at Season 3 of Mythic Quest. Hello, everyone at Ubisoft Forward. I'm Rob McElhenney, writer, co-creator, and star of Mythic Quest on Apple TV+. For those of you who've seen the show, we can't wait for you to watch Season 3. For those of you who haven't seen Apple Mythic TV Quest, and Netflix. This Ottimo. is the series for you. It's a show about a fake gaming company making a fake game, but produced by a real gaming company that makes real game elements for our fake game. Not to mention, we have actors like Ashley Birch, who are real gaming professionals, even though they play fake characters. You know what? Why don't you just watch this teaser for Season 3? It'll explain everything a lot better than I just did. And in case you're wondering, no, you don't need any new gear to watch Apple TV+. You can literally watch it on the same gaming console you play on. Hope you enjoy. This is where the magic happens. This is my legacy. Our legacy. Our legacy, Questo whatever. mi ricordo aver visto il trailer della prima serie anni fa. We'll get you in programming school. Essendo su Apple TV non conosco nessuno che abbia mai visto niente su Apple TV, quindi. Yeah, that's impossible. No more Mr. Nice Guy. Go ahead and cuff me. Oh my god! Did I miss something? We're leaving you and Mythic Quest. No. Yes. No. Yes. Yes. Now, let's talk about our future. This is my dream! Yes. We really did it! Yes. We just made $50 million! No. What? We're not gonna take the money. No. Yes. I'm glad you're back. You know, as janitor, I see a lot of things, but you have nothing to worry about. There's nothing like strange or nefarious going on. And even if there was, you'd never know it. Sorry, wait, what? Are you into the metaverse? Hell yeah. Poppy, where are you? You're the one that didn't want lines anywhere in the office. Lines are so Web 1. You don't want to be in Solo, Web 1. solo per questa frase qua non sono interessato a guardarlo. Hey, Pop. Can everyone stop sneaking up on me? I've been standing here alone for the last 20 minutes. We're explorers. Innovators. So sus. Creators. It doesn't matter what I believe about myself. What matters is what you believe about yourself. This is the air of Brittlesby. What the? Where's the buttons? Hello? No buttons anywhere. Help! Every morning there's a halo. Pretty good. Every morning there's a halo. Apple TV Plus.
Cosa c'è su Apple TV Plus I di really serie? love Mythic Quest. I'm so happy the show got renewed for a season 3. C'è qualcosa? Same here. Whether you've played every Ubisoft game in existence or more of a casual fan, there's something for everyone here at Ubisoft Forward. Nulla. Which brings us to a very special offer that we definitely haven't referenced before. Check this out. Cos'era? CGI? What if we told you that Ubisoft makes the games you know and love, and that's only the beginning of so much more? It is all the Assassin's Creed titles, even... Jump into competitive shooters to test your skills and your patience. Team up for co-op and tactical games where the only way forward is together. Question your definition of good and evil with some of the greatest villains in gaming. Plan, build, and create new worlds with Anno Ubisoft and has games. Game night? Ha molto quella distinzione lì. Sì, se fixaste Uno e Monopoly saremmo tutti contenti. And guess what? Try it all for free starting now until October 10th. Hours and hours of gameplay and more being added every month with indie games and Skull and Bones available day one. Ubisoft Plus is available on PC, laptop, and mobile devices. Try it now for free at ubisoftplus.com. What an offer. A free 1-month trial to Ubisoft Plus where you can enjoy playing some of our best games. Un altro abbonamento, proprio quello che volevo. Neelam, you could fit a lot of free games in a 1 month. You sure can, so be sure to sign up right now. Next up, we have an update that I know Trackmania fans are going to be excited about. We think you're really Oh, ok, ne avevo parlato oggi che non mostrava niente mai di Trackmania, adesso ci mostrano qualcosa. Finalmente. And gentlemen, the race is about to begin. Trackmania! Trackmania! Welcome to the Trackmania Cosa mi devi dire sto trailer qua? Hello everyone, I'm Augustin De Vita, producer on Trackmania at Ubisoft Nadeo. Cosa annunciato? To the excitement of its 10 million fans, Trackmania is back on consoles and streaming platforms early 2023. Ah, perché non è su console ora come ora. Ah! And cross progression will be available across all platforms. Ok. Non sapevo che non ci fosse sulle console. PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia, and Luna. Luna. Trackmania is free to play with no microtransaction. But we do offer 2 premium access that unlock even more social and community features. You will still experience that same adrenaline rush on extraordinary tracks, be it solo or online with hundreds of live opponents. We have lots of features to keep you racing. There's a new seasonal official campaign every 3 months, esports events like the Cup of the Day with thousands of players, the Track of the Day which highlights our players' creativity, and you can team up with your friends to play in the Royal or Ranked game modes. And that's not all. Trackmania is the best place for creators to unlock their full imagination, with its industry-leading and powerful track editor, featuring thousands of blocks and items. After its PC launch 2 years ago, the game is stronger than ever, with 280,000 tracks created by players worldwide. The great news is that these tracks will be available from day one on the console and cloud versions. With Trackmania Clubs, we are offering deep social features within the game, with car skin customization, private rooms, as well as campaigns and competitions organized by the players for the players.
We're looking forward to reuniting the complete Trackmania community in one single world, no matter where and how you play, starting early 2023. Welcome to the club. I love me some Trackmania. I can't wait to hop online and play against all my friends. I'm sure the both of you will have a great time. Trackmania è figo. Moving on, let's jam out to our next release. È molto carino come gioco. Plus, right? Sure is, Neelam. If you've ever dreamed of learning the guitar, Rocksmith Plus is for you. È momento di... Io ti consiglio di mutare. Non so se questa canzone qua è già copyright, non ho idea. Credo di no. Cosa di Rocksmith Plus. Neelam, I've always wanted to learn how to play the guitar, and I feel like Rocksmith Plus is the perfect tool to get me started. Well, if you're going to learn guitar, you should also practice your dance moves. You mean these dance moves? Just Dance. How could I forget? Well, for those of you who like tearing it up on the dance floor like Yusuf, our next game is right up your alley. This year, get ready to step into a new era of Just Dance. Let's check out all the exciting surprises the team's been working on. Just Dance, siamo arrivati al momento Just Dance. Lo stavamo aspettando. Questo è molto copyright. Questo è molto copyright. Questo è molto copyright. Sentivo una distanza, non mi fido neanche di quella cosa lì. Non voglio rischiare in nessun modo. Che cazzo è quello? Ah, dovrebbe essere una palla da... Ok. Understandable. Bene. Cos'è Just Dance 2023? Logicamente, no? Sembrava Nicolas Cage! È vero! Mi ricordavo qualcuno, e qui mi ricordava. Sembra un Nicolas Cage con un sacco di filtri. Perché ci assomiglia? Perché ci assomiglia, è vero? Gente, qualcuno ha mai giocato a Just Dance? Qualcuno ci ha mai giocato a Just Dance? Io personalmente no. Hello. And I'm the senior producer on Just Dance. And I am Matthew Una Tompkinson, volta. creative director. Da ubriaco. È un gioco da giocare solo in quel modo lì. Just Dance has become a fan favorite around the world. Whether it offers you an instant mood boost, a sense of community, a creative outlet, or a way to stay active, dancing is a form of expression that speaks to everyone. With this in mind, our passionate team has been hard at work on the latest installment to bring you even more ways to dance. This year, Just Dance offers a renewed experience with a new art direction, user interface, and an optimized recommendation system that find playlists nuova and direzione songs artistica dove? that fit your every mood. We also invite you to discover brand new characters and follow them into immersive stories across rich visual and musical universes inspired by the latest hits and all-time classics. The game is live at heart, and it will continue to evolve throughout the year with new songs, new game modes, season, and much more. There is always something exciting happening in Just Dance. For starters, for the first time ever in Just Dance, you can enjoy the new online multiplayer experience that will allow you to dance with whoever you want, no matter where they are.
With this feature, you can create private groups of up to 6 people for online dance sessions. Let's check out this new mode together. Here is the new homepage of Just Dance, where you can discover all the activities the game has to offer. Let's welcome our Just Dancers! Posso dire che per qualche motivo vedere un'interfaccia di un videogioco fatta così mi sembra la fine del mondo, per qualche motivo strano. Sembra proprio una cosa ad abbonamento tipo Netflix, oppure sembra YouTube, solo che non lo voglio in un videogioco una schermata del genere. È tremendo, non so perché. Non possiamo mettere la musica, chiaramente. Mi sembra Discord. Non lo so, è proprio quell'interfaccia che non è proprio da videogioco per me, quindi vederla qui mi fa molto strano. Tanto come cazzo fa la gente a capire con chi deve ballare? Che sono tutti uno sopra l'altro. Look at the scores. And the winner is Elena! Well done, Elena. The new score results screen features the new detailed dancer cards. Of course, you will be able to personalize your own. Thanks everyone for joining this session, the first one of many more to come. When you enter Just Dance, you will always have someone to play with, as you will join one united community gathered at the same place. We can't wait for you to get your hands on the game. We'll leave you with the first glimpse of some of the amazing songs of this year in the Just Dance 2023 edition. Goodbye. Bye. C'è Seabat. No, Can't Stop the Feeling Justin Timberlake. Non è molto nuova. If You Wanna Party the Just Dancers, non so cosa sia. Rather Be Clean Bandit Fit, non so cosa sia. Keida, non so cosa sia. Ah, Keida, sì, so cos'è. Sweet But Psycho, l'ho sentita, sì. Locked Out of Heaven, Bruno Mars, ok, Bruno Mars. Love Me Land, Zara Larsson, non so chi sia. Stay, ah, The Kid Laroi, Justin Bieber, ok. Physical, Dua Lipa, so chi è Dua Lipa, non so la canzone. Ok. Any excuse, huh? I mean, well, it's called Just Dance for a reason. Personally, I can't wait to play with all my friends around the world. And yes, Neelam, I have friends around the world. Anyway, Just Dance 2023 edition launches this holiday season, allowing you to finally dance with your friends wherever they are on the planet. As you might know, 15 years ago, we released a game that changed the world of video games. With Assassin's Creed, we introduced a new gaming universe capable of transporting you back to the Crusades, as Altair took assassinations to the next level. And now, thanks to you, 15 years later, the brand is more alive than ever. This is why we created a deep dive into the world of Assassin's Creed, to show you where the brand is going in the future. And we even have several surprises and announcements for you. And now, who better to introduce a showcase like this than our CEO, Yves Guillemot. CEO di Ubisoft. Deve sempre presentarsi in qualche modo in queste conferenze qua. Hello everyone, and thank you for joining us for this edition of Ubisoft Forward. I would like to congratulate all Ubisoft teams around the world for their tremendous work bringing these incredible games to life. And to all the players watching us, thank you for the passion you have for our games. Creating memorable and unique experiences is what drives us every day. Speaking of passion for games, we are celebrating 15 years since the first Assassin's Creed. Altair, Ezio, Arnaud, Bayek, Cassandra, Eivor, many of you have lived memorable moments with these characters, making history your playground. Cassandra non l'ho mai sentito pronunciato così. Challenging yourself and most importantly, having fun. With your support, Assassin's Creed went beyond a collection of games. It helped shape the face of the video game industry and became an inspiration for players and developers around the world. And now, let's see what's next for this fantastic universe. Assassin's Creed 2022 Showcase. Tutta una sezione dedicata a Assassin's Creed. Quanto tamarro.
you ready for this? Of course you are. Come on, don't be shy. Don't let a fancy suit impress you. Don't let 1,000 fancy suits impress you. Be the thorn in history's side. Stanno dietro tutti i giochi? Choose the greatest enemies. The captain. È un rewind di tutti i giochi. Sorry, mate. The emperor. The boss's boss. Reagisce in pace. And make even greater friends. Decent work, Leonardo. Don't just pick a fight. Start a revolution. Get the bigger picture. Go too far. Go too far. Che strano vederlo. Sto strana via di mezzo live action. Un sacco di CGI. Impossible. The unspeakable. Welcome to the greatest playground. History. Hello everybody and welcome along to the first ever Assassin's Creed showcase. It is time to leap into history. I'm Danny Wallace here in our top secret hideout where I'll be bringing you some sneak peeks, special guests and sharing some very exciting updates on all things Assassin's Creed. You will not want to miss this. Today I am joined by a true expert, Assassin's Creed's senior community developer, Ubisoft's own Alice Terrett. Welcome to the show. Alice, can you believe it's been 15 years? Thank you so much, Danny. I cannot believe it's been 15 years. It's a series very close to my heart because I'm in it. I'm lucky Non è enough to torna voice se Sean cade a Hastings, 15 who anni. first appeared back in Assassin's Creed 2. Now, Sean sounds exactly like me, which may give you a clue as to the limits of my acting range. This year, we are celebrating 15 years since the release of the first Assassin's Creed. It's been an amazing journey with our community that started back on the rooftops of the Holy Land. It has taken us to the Italian Renaissance, into the center of revolutionary wars, to ancient worlds, and to many incredible places in between. We've met unforgettable characters and been to breathtaking locations, allowing you to leap into history and relive pivotal moments from our past. It's been a phenomenal 15 years, and we are so glad that you came along for the ride. For the 15-year anniversary of Assassin's Creed, we want to truly celebrate with you, our community. We know that you've been dying to find out what's next for Assassin's Creed, and so... Just on that point, it does sound a lot like you're about to announce a new game or something. And I am about to announce a new game. I just thought it'd be nice, seeing as I'm here. So anyways, it's time to discover what we've been crafting in the shadows. I hope nell'ombra. I have. Roll the trailer. Non è liccato nulla, chiaramente. Cosa stavano creando nell'ombra? Sì. Basim Ebne Ishaq, are you ready to give up who you once thought you were? I am. Cosa sarà? Ready to sacrifice everything you held close? I am. Are you ready to leave your life behind and walk the path of shadows? Come parla? I am. Come di un assassino in Assassin's Creed? Cos'è sta storia? Da quando? And from the light, you will return to the dark.
Ah, sai pure tagliare il dito. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. From this day forward, you are a hidden one. Se lui è il suo obiettivo non è un grande assassino, perché ha ucciso metà città per raggiungerlo. Mirage, chi si poteva mai indovinare questo nome qui? Nessuno lo sapeva. Con gli zombie? Well, will you look at that? Assassin's Creed Mirage, everybody. And here to tell us more, it is Ubisoft Bordeaux's narrative director, Sarah Beaulieu. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Sarah, we just had a little glimpse of Mirage. What can you tell us about this latest and very special Assassin's Creed adventure? Well, indeed, it is special. We go back to the roots of the series. It's been 15 years, as you know, and we wanted to go back to the action-adventure game that you know, narrative-driven game. We've been focusing on stealth, parkour, and of course, assassinations. Now, I've been playing a lot of Valhalla recently, and from watching that trailer, I couldn't help but notice Basim. Yes, you're right. It's Basim. It's 20 years before Valhalla, so it's a young Basim that is going to be coming from a street thief to a master assassin. Oh, fantastic. And so where does his kind of adventure begin? Well, it begins in Baghdad. It's the beautiful, magnificent, vibrant city of Baghdad that you're going to roam through the game. And it's a very dense city where you're going to meet a lot of different people. That's amazing. I know our community is going to be very excited to explore Baghdad. So Sarah, what can you tell us that makes Mirage special to you specifically? Well, to me, obviously, it's all about the story. So as you saw, we have a couple of charismatic characters. Starting from Basim, so Basim is our lead character. We do have Russian that you spotted in the trailer. She's Basim's mentor. We also have a lot of historical characters, like in every Assassin's Creed, so political leaders, for example, but not just. We do have a couple of very, very interesting characters in there. Well, what a setting and what history to get your teeth into, but è un gioco RPG o no? Here. Have you got any more? Yes, I do. Good. Did you recognize the voice from the trailer? I did, actually. Can I reveal it? Can I reveal it? Yeah, if you know. It was the Emmy-winning actress, wasn't it? Shorey Aghdashloo. It was. It was. Yeah, you got it right. Good. Yeah, we're thrilled to have her in the cast. She's going to be portraying Russian. So she's going to be the voice of Basim's mentor that you saw in the trailer, actually. And the whole team is very, very glad to have her on board. She is fantastic. Yeah, such a recognisable voice, which is why I recognised it, of course. Well, and we were lucky enough to catch up with Shorey earlier, and she had this very special message. Hello, everyone. I am Shorey Aghdashloo, and I'm thrilled to announce that I will be voicing Roshan, Basim's mentor in Assassin's Creed Mirage. When Ubisoft approached me to voice this character, molto riconoscibile come I was voce. immediately seduced by Roshan's strong personality and her backstory. She's a true warrior who fights for justice and protects her fellow hidden ones at all costs. She is loyal and honest, but keep her former self behind a shroud of mystery. And of course, the fact that she is Quanto mai fa una voce così? Immagino tanto. Made her resonate even more with my own story and background. Playing such a character is a unique opportunity that I could not miss. I hope you will love her as much as I do. It's a real pleasure for me to collaborate with the Assassin's Creed brand and play one of the main characters in such an anticipated new game.
Non riesco a ascoltare la sua voce. Mi fa venire da scherire la mia. Thank you all. Yours sincerely, Shohei Aktaslu. What a Mi viene da schermi la voce. What a recognizable voice as well, just instantly. And she seems thrilled to be part of this. Yeah, I think she is, really. That's good. A welcome addition to the Assassin's Creed world. So finally, obviously the question everyone wants to know, when can we get our hands on Mirage? Assassin's Creed Mirage is going to be available in 2023. Okay. And if you pre-order now, you also get the exclusive 40 Thieves side quest. But it's not all. We also have a collector's case available for pre-order as well. It includes a figurine of Basim and other exclusive surprises that you will love. Thank you, Sarah, for being with us today. Non mi sembra molto... Thank you very much. Yes, it looks fantastic. Storicamente accurato. We'll be dropping more exclusive news from the world of Assassin's Creed very shortly. But first, we wanted to celebrate the last 15 years of Assassin's Creed with you. Let's remind ourselves of some of the highlights and, of course, the impact of this groundbreaking series. Era l'unica cosa che mi interessava. Out of the dark, you come into the light. From the light, you will return to the dark. Are you prepared to travel the Eagle's path? Welcome aboard. Lo so che Assassin's Creed ha smesso di essere storicamente accurato da Origins, però ha detto è un ritorno all'inizio della serie. Solo che ho già visto la skin di un cavallo astrale di una spada magica, quindi non credo sia molto un ritorno alle origini. Cos'era quel personaggio, Cibi? Do you regret your decision? Non me l'aspettavo. To live as an assassin for so long. I do not remember making Non me l'aspettavo lì in mezzo a caso. This life, it chose me. What is a man but the sum of his memories? We are the stories we live, the tales we tell ourselves. Gentlemen, as is custom among our kind, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. From darkness we have come, and in darkness we shall stay. We are the Hidden Ones. Alright. It is a good life we live, brother. The best. They never change. Questo è un 15. Cacchio, l'ho appena visto. Mi stavo chiedendo perché cacchio hanno fatto un logo del genere. È un 15 lì in mezzo. Perché l'hanno fatto così? Well, so many memories there. Makes me want to jump back in and just play through the whole series again. Well, Danny, non poteva l'uno essere la stanghetta di sinistra? We also have a new documentary out today, which gives a behind-the-scenes look at the last 15 years of Assassin's Creed. Let's take a sneak peek. No, non l'avevo capito. Non mi tornava a dire che cazzo di logo è? For me, Assassin's Creed represents my whole video game in the career. It's really like where I learned my job, where I grew. Io ho visto solo l'uno. Io ho capito adesso che un 1 è un 5. Hey, you gotta step it up, but like you gotta move on from the PS2, and I fell in love ever since. Pour moi, dans l'univers du jeu vidéo, Assassin's Creed reste une licence extrêmement importante. Assassin's Creed, especially in those early days, showing people what could be done in this kind of broad open space. Just like climbing up things and just looking at this world and being like, oh wow, I've never done this in a video game before. We're always looking for the next Assassin's Creed. Vi ricordate quando era innovativo scalare gli edifici? Because of just how connected they've kept you in from the beginning. It's not just a game, it has a philosophy. Era il selling point della serie. It's not just a single setting in a single time, but it's different settings at different times. It's like a narrative universe that comes to life.
looks worth a watch to me. Where can we see it? Is it somewhere on the internet? Yes, it will be on the internet. You can catch it on the Ubisoft and GTV YouTube channels, but don't go anywhere just yet. No. So back to business, and I've just finished the Dawn of Ragnarok expansion for Assassin's Creed Valhalla. I had a great time, but I would like some more. Yep, that's one of our most ambitious expansions to date. But Danny, if you want more, I've got great news, as we have more content coming to Assassin's Creed Valhalla. Minchia, saranno aggiornato comunque. Hello everyone, I'm Gareth Glover, Game Director on Assassin's Creed Valhalla's post-launch. Since launch, we've continued to create new and exciting content for our Lui è direttore del post-launch e basta? We've already released new game modes and activities into the world of Valhalla, such as River Raids, Tombs of the Fallen, Mastery Challenges, and more recently, the roguelite Forgotten Saga. Today, I'm excited to announce that in a few months' time, we will also be launching the last chapter. So let's take an exclusive first look. Che cazzo è quella roba lì? Era Doom. Odin, I feel you close. An uproar of memories stretching far into the past. I have done all I can for my people. It is time to say goodbye and set forth for distant shores and new adventures. Fascinating. Eivor grapples with Odin's memories in a way unfamiliar to me. Where will this new conflict take you, I wonder? Quella era una Among Us. Lo vedete? O no? Oh no. L'ultima espansione sappiamo già cos'è. We can't wait for you to experience it. Back to you, Danny and Alice. Danny, are you ready for some more exclusives? No, I'm not. No, I'm a little overwhelmed already, but please go on. Okay, well, our next guest can do just that. He's no stranger to the Assassin's Creed family, with a list of credits including creative director of Assassin's Creed Syndicate and producer of Assassin's Creed Odyssey. I'm, of course, talking about Marc Alexis Cote. Mac, thanks for joining us. Well, thank you, Alice. It's great to be here, and I love what you've done with the place. Thank you. So let's start with our community. Can you tell us what makes Assassin's Creed so beloved by our global community? Well, at Ubisoft, our mission as a company, as expressed by Yves, is to enrich the lives of players. On Assassin's Creed, we have a very clear take on that mission. We want history to be everybody's playground as we immerse players into the richness of our shared past. What makes AC different, though, is this kind of unique mix between historical accuracy and contemporary codes like the Animus. And when you put all that together, it gives you the chance to embody iconic characters, to live powerful fantasies, all the while immersed in intriguing historical settings. It's amazing. So how will Assassin's Creed evolve in the coming years? Well, we're going to double down on our passion for history as we explore the past with courage. We strongly believe that history can be the most powerful and eye-opening source of entertainment. And our teams believe that history can help us better understand the world that we live in, as so many elements from the past still resonate with our present. But don't worry, we're going to keep telling grand, epic stories so that viewers and players alike can feel the vertigo that only human history can bring. È per questo che prima c'era una spada gigantesca in mezzo alla lava con rune magiche sopra. Be able to use history in this way, but what does this mean for fans going forward? Well, we want our passion for history to fuel the expansion of the franchise into new territories,
So I'm very happy to announce today our very first open world Assassin's Creed game for mobile. It will feature all the iconic Assassin's Creed gameplay, but optimized for an experience on touch controls. And I just can't wait to tell you more about the story and the setting. Let's take a look at the trailer. Mobile. Vediamo immagini in engine di questo qua, non vediamo immagini in engine di Mirage. Antica Cina. Questo non mi ricorda l'Iue, non è palesemente l'antica Cina. Assassin's Creed Codename Jade. Well, look at that. Perché non semplicemente Assassin's Creed Jade? Game set in China. It looks amazing. Matt, can you tell us a little bit more about the features? Well, for the first time in our open world games, you can create your own character. You'll get the chance to do things like parkour atop the Great Wall of China, sneak through bustling cities, engage in intense combat, and discover the secrets of vastness of ancient China. Sarò cinico io e tutto, però hanno scelto la Cina come ambientazione per il gioco mobile perché in Cina il mondo mobile è estremamente proficuo e quindi hanno deciso di fare l'ambientazione specifica apposta per quel mercato di guadagnarci più soldi possibili. Netflix series with Ubisoft Film and Television, Netflix obviously, and an insanely talented showrunner, Jeb Stewart. It's going to be an epic, genre-bending, live-action adaptation of our video game series. But that's not the only thing we have in development with Netflix. We also have a new mobile game in development for their platform. Wow, so you're doing quite a lot with Netflix. And just out of interest, there's no reason for me to ask this. This is just curious. A lot of people probably want to know who is the casting director for that. Well, why do you want to know? No, I'm just a lot of people have been tweeting in about that. Well, we'll put his name on screen. I'll talk to you after about that. In the meantime, let's take a look at the wider world of Assassin's Creed. Mondo allargato. Altri progetti, quindi. Quello lì è un 15. Dove... Che cazzo ha fatto quel logo? Un romanzo, ci sta. Webtoon? Well, the wider world of Assassin's Creed there. And look, we've had a lot of surprises today. I think that's fair to say. But in the grand tradition of surprises, Mac, I think you might have saved the biggest one for last. Well, Danny, that's right. Believe it or not, I've got more things to show to you. So how about we take a leap of faith into the future together? Let's take a look. Abbiamo una roadmap alla Marvel MCU. Cosa abbiamo? Codename Red anche. Ambientato in Giappone? Well, I think that's what you call big news, isn't it? I mean, there's a lot of stuff in there that I think, from your point of view, certainly the community, the fans have been asking for a long time. So, Mac, tell us more. Well, this is codename Red, our next premium flagship title and the future of our open world RPG games on Assassin's Creed. RPG non It is mi being piace. developed by Ubisoft Quebec, the studio behind Assassin's Creed Odyssey, under the creative direction of Jonathan Dumont. It will let players explore one of their most
awaited settings ever on the franchise. Sono dei trailer talmente vuoti And comunque. they live a very powerful shinobi fantasy. I mean, people have been waiting for this for a long time, haven't they? Yes, they have. Well, they certainly have, and now you brought it to them. Non mostrano un Which cazzo. is good, and you're slightly cruel in that you're teasing me with it. I very much want that. You mentioned some of the other studios. What's Montreal up to right now? Well, we have our veteran team behind Assassin's Creed Valhalla in Montreal, the birthplace of Assassin's Creed, who's been hard at work on a new flagship title as well. It is being led by creative director Clint Hawking, and is a very different type of Assassin's Creed game. And I believe you may have brought us something that we can watch now. Yes, here it is. Ok. Ma quanti cazzo di roba c'è? Non è neanche un buon modo per annunciarla, perché tutta roba troppo insieme secondo me poi dà problemi. Se è tutto di una singola serie. Perché a lungo termine fa fatica a ricordarti di tutti i progetti che hanno annunciato. Assassin's Creed Assassin's Creed Witch Hunt Hex. Fuck. Ok. Ho zeccato il tema ma ho sbagliato il nome. Just keep on coming. Cos'era? Era un logo! Well, this is codename Hexe, and I can't wait for our fans to tear apart that trailer and find out all its secrets. Yeah, che non era un trailer! Look out the code name. You guys have always got code names for stuff. There was. Non vedo l'ora che fanno un'analizzi un trailer. Non ce l'ho da analizzare! Infinity. Where are you with that? Well, that's a great question, Danny, and I'm happy to give you a little bit more about Project Infinity today. Infinity is not a game per se. It's going to be the single entry point for our fans into the Assassin's Creed franchise into the future. So are you saying that players will be able to explore their very own animus, kind of like a time machine? Sì, è una roadmap. Exactly, Alice. È quello. Infinity is going to be a hub that will unite all our different experiences and our players together in meaningful ways. So, obviously that begs the question, if you're connecting players and there's more than one player, a lot of people will be thinking, are we talking multiplayer? Well, Danny, it seems we can't hide anything from you. You can't. So we're actually investigating how we will bring back standalone multiplayer experiences into the Assassin's Creed universe, all connected to the Infinity Hub. Well, it sounds extraordinary. You must have a nap at some point because you've all been very, very busy. So our thanks, Mac. Some major new developments there, and I'm sure everyone at home can't wait to get involved. Thank you for joining us today and sharing all this incredibly exciting news. Well, thank you, Danny. Thank you, Alice. It's been a pleasure to be here and to be finally able to share all these great things that we have coming for our fans. Non me l'ho spiegato niente. So, to sum up, there are a lot of exciting things to look forward to. Let's remind ourselves of everything you can expect from now onwards. This year, we will see the release of the last chapter Roadmap. Mamma mia, sei roadmap. Assassin's Creed Valhalla. Then in 2023, we'll see the release of the next big title, Assassin's Creed Mirage, set in Baghdad and following the story of Basim from street thief to master assassin. Then it's time for the long-awaited setting of feudal Japan with Assassin's Creed codename Red. And as Mac announced, there will also be a very different type of experience with Assassin's Creed codename Hexe. And in the coming years, we'll see the launch of the new platform, Assassin's Creed Infinity, connecting players to the games in a whole new way. But that's not all. We'll also see the launch of our first open-world game for mobile with Assassin's Creed codename Jade. And of course, the release of our live-action series in partnership with Netflix. So, loads to come. But that, my friends, I'm afraid, is all we have time for today in this very special Assassin's Creed Cos'è quindi Infinity? Showcase. Now, before I get too comfortable in our hideout and end up slipping into my Ezio cosplay as normal, I just want to thank everyone for joining us today and making this first ever showcase so special. Plus, of course, a big thank you to our guests. And I shouldn't do this, Alice, but, you know, in the spirit of wrapping up, what's the one thing you're most looking forward to? That's a very tricky question. We've seen so many amazing things. I'm going to pick a few. Okay. I will choose Mirage, the Netflix series, and also Feudal Japan. Is that okay? That's fine. Great. And for all of you at home, remember that you can pre-order Mirage now. In the meantime, you can jump back into Valhalla to prepare for Eivor's last chapter. Which is exactly, Alice, what I'm going to do while we pass back to Ubisoft Forward. We will see you next time. Bye-bye. Goodbye. Finita la sezione Assassin's Creed e immagino anche l'intera conferenza. You can say that again.
That was one hell of a show. Well, that does it for this edition of Ubisoft Okay, Forward. sì. We hope you enjoyed it. Yusuf, what are you looking forward to playing? You know, we covered so many great games today. Can't wait to play them all. Well, if you need a reminder of all the upcoming games featured today, head to our website at ubisoft.com. And remember to grab that free month of Ubisoft Plus. You won't want to miss it. Thank you all for watching around the globe. We'll see you next time. Bye. Che cazzo è Assassin's Creed Infinity? Cos'è? Mi è dispiaciuto che non abbiano mostrato niente di Mirage. Era soltanto un trailer in CGI. Ok che c'era l'ambientazione e si è capito un minimo della storia. Però avrei preferito comunque avere qualcosa di più concreto, perché la domanda di tutti ovviamente è: sarà fantasy? Sarà RPG? Che cazzo è? E secondo me non si è capito abbastanza. Sembra comunque fantasy quello che hanno mostrato, perché c'era pre-order bonus con il cavallo spaziale e la spada magica, quindi immagino che sia ancora fantasy. Speriamo che almeno il gameplay sia più gameplay da vero Assassin's Creed e non roba che ormai non c'entra neanche più niente con la serie. Per il resto, conferenza classica di Ubisoft. Come sempre non sono le migliori. C'era molto Tom Clancy's, c'era molto Assassin's Creed, c'era molto poco Rayman. L'unica cosa che mi interessa e di sicuro giocherò è Mario + Rabbids. Mirage, se avessero stato qualcosa in più, vi potrei dare un'opinione se mi interessa o meno. Se va avanti con la linea d'onda comunque di Valhalla, Origins e Odyssey, non andrò a giocare, perché non ho nessun interesse a titoli del genere, purtroppo. Non capisco, comunque sono stronzo io? O più passa il tempo più le compagnie non sanno neanche parlare dei loro stessi titoli? Cioè, quando parlano di alcuni giochi letteralmente non ci capisco un cacchio. E non credo di essere un incompetente che non sa nulla. Letteralmente mostrano nulla. Non dicono niente. Ah, Infinity, Codename Infinity. Potrete all'interno di Infinity interagire tra Codename Red e Codename Hexe. Ed è un modo per i giocatori di interagire sia single player sia multiplayer in un modo completamente nuovo. Che significa? È un multiplayer? È tipo quello che posso andare a immaginare logicamente per il mondo di Assassin's Creed. Mi verrebbe da dire che è una storia dove hai un nuovo protagonista che attraverso l'Animus, come cacchio si chiama, va a giocare sia Codename Hex sia Codename Red e puoi fare praticamente un singolo mondo con diverse esperienze. Oppure no, non lo so, non l'hanno detto. I don't know. Mi ha fatto strano comunque che Mirage non abbiano mostrato niente. Quello è stato abbastanza strano. Per il resto era tutta roba che si sapeva all'incirca. Tutti update e basta. Republic qualcosa, non mi ricordo il suo nome. Aggiornamento anche di Division 2, non sapevo neanche fosse ancora vivo. Aggiornamento di quello che succede con Rainbow Six Mobile. Aggiornamento di cos'era? Rainbow Six stesso? Riders Republic, sì. Aggiornamento di Mario + Rabbids, nuovo Just Dance. Classica roba, non c'era nessun gioco veramente nuovo. Skull and Bones è il gioco più nuovo, però anche lì chiamarlo gioco veramente nuovo è un po' difficile. No, non hanno detto quando esce quello per mobile. A quanto pare 2023 in poi, perché di sicuro nasce quest'anno. Non hanno neanche confermato se esce nel 2023. Potrebbe, ma non si sa. C'hanno il problema, ormai non so perché, molte compagnie che non sanno fare trailer. Cioè anche quando c'è qualcosa di interessante, molto spesso fanno un trailer male. Tipo il trailer di Rainbow Six Mobile, che è iniziato con un trailer di semplicemente riprese di gambe in slow motion, interrotto, 5 minuti di talk e poi rinizia il trailer con immagini di persone che ricaricano in slow motion e poi effettivo gameplay. Cioè un sacco di fuffa che potete levare, rendere tutto molto più semplice da guardare. Quello di Assassin's Creed, oh mio dio, vi mostriamo un nuovo trailer. Logo, wow che incredibile trailer. Non vediamo che fanno, analizzino questo trailer in ogni suo singolo dettaglio. Che dettaglio c'era? Che cosa? Mi sembra una presa per il culo a quel punto lì. Wow,
Che grande annuncio, non me lo sarei mai aspettato. Cosa significa? Da quel che mi ricordo avevano detto nei social, in Mirage tolgono i livelli e gran parte degli elementi RPG. Beh, l'avevano già parlato di Mirage in passato? Non dovrebbe essere stato l'annuncio vero e proprio? Il dettaglio è 15 nascosto. Invece che hanno fatto vedere effettivo trailer è stato Mario più Rabbids. Sì, è stato un deep dive abbastanza di Mario più Rabbids, che ha mostrato diverse cose. Quello è stato di sicuro le migliori della serata. Non semplicemente perché sono di parte, comunque ovviamente per la roba riguardante Nintendo e perché mi interessa il gioco, ma proprio perché ha mostrato roba nuova. Si vedeva un evidente paragone rispetto a Mario più Rabbids Kingdom Battle, dove si vedeva comunque nuovi ambienti dei combattimenti, nuovi ambienti dove si gioca il gioco, dei cambiamenti a livello di gameplay, personalizzazione e roba simile. C'era vero gameplay, c'erano delle vere novità, a differenza di altri giochi in cui invece si è visto molto poco, secondo me. Oppure c'era il trailer generico classico. Sicuramente è stato il trailer migliore di tutta la conferenza. Quello non vedo l'ora di giocarlo. Non vedo l'ora, no, però voglio giocarlo. Dov'è il remake di Prince of Persia? Devo rifarlo da zero perché faceva cagare. Che qualche giorno prima della conferenza, ok. Il fatto è che non mi fido comunque perché mi hanno detto è un ritorno alle origini di Assassin's Creed e già dal pre-order si vede che non lo è, per me. Quindi non lo so, non mi fido. Giocare My Children of Silent Town? Non so cosa sia. Devono 10 contenuti delle conferenze, non do voti. È in linea con altre conferenze di Ubisoft. Non è stata secondo me la peggiore, non è stata neanche la migliore. Carino che abbiamo dedicato tanto tempo comunque ad Assassin's Creed. Se sei un mega fan della serie, giochi ogni titolo e sei super dentro Assassin's Creed, deve essere comunque una cosa molto hype. Solo che cose di questo tipo qua non devono soltanto essere per i super fan. Devi dare anche qualcosino per le persone un po' più esterne alla serie, per convincerle a entrarci dentro. E secondo me un Assassin's Creed Showcase del genere non aiuta una persona a entrare nella serie. Non è un buon punto di partenza e secondo me è difficile che convinca qualcuno a iniziare adesso. Cosa che ci sta che non lo faccia perché comunque è l'anniversario dei 15 anni, quindi devi comunque fare una cosa per i fan. Però puoi benissimo accontentare entrambi tecnicamente, quindi non è proprio contentissima come cosa. Io da Fast Negative Friend. Ne parleremo in una casuale live di Giorgio. Non è che sarà il momento giusto. Io da Fast Creed non ci gioco più da quello che hanno fatto con Origin. Io come ho già detto un sacco di volte, io non gioco per Assassin's Creed da Brotherhood, per la semplice ragione che avevo giocato Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, e mi sono detto ok, stavano diventando un pochino ripetitivi, non ho interesse ad andare avanti. E quindi ho skippato tutto da Revelation in poi. Quando è uscito Syndicate ero del tipo forse ho di nuovo voglia di giocare un gioco Assassin's Creed. Vabbè, ormai tanto Syndicate è uscito, escono abbastanza spesso i giochi, aspetto il prossimo per nuova gen e vedo in cosa consiste. Hanno annunciato Origin e purtroppo RPG con elementi anche fantasy. Ho detto ok, non mi interessa purtroppo. Io stavo ancora aspettando il momento in cui ci sia qualcosa che mi possa veramente convincere a rigiocare un gioco della serie. E Mirage potrebbe esserlo, ma non mi hanno mostrato niente, quindi non sono convinto per adesso. Da quel pochissimo che hanno mostrato, anzi, mi convince ancora meno, perché hanno detto che il protagonista era presente anche in Valhalla. Valhalla, gioco di cui non me ne frega un cazzo, e c'era il pre-order con roba che non mi ispira, quindi anche se è un ritorno alla serie, non è un ritorno alla serie che preferirei io con qualcosa del genere. Quindi vedremo. In Valhalla fa cagare, morirò su questa collina. No, in realtà credo che sia piaciuto a diverse persone Valhalla. Semplicemente devi giocarlo con la mentalità che non è un gioco da Assassin's Creed, da quello che ho capito. Perché da quello che so non detiene niente di Assassin's Creed. E infatti anche da quello che ho visto non c'è niente di Assassin's Creed, quindi non so, non è comunque secondo me la scelta più felice in generale. Perché non ci vuole niente comunque a fare una nuova IP. Certo, se non li metti il nome Assassin's Creed non vende.
Però fai un po' di casino in generale in questo modo qua. Non so se comunque sarebbe stata una buona scelta questa qui. Non saprei. Comunque, dove ci eravamo fermati? Wow. Matti, grazie abbonamento per 16 mesi. Scioglie perché non so cosa scrivere. Thank you. Ambra Prime per 32 mesi. 32 iscritti in numero umani. Thank you. L'Immortacci, grazie abbonamento con me per un anno la prima di fuoco. Un anno Gravier. Bentornato, spero ti sia goduta la vacanza. Yes. Sì. Assolutamente sì. L'altra cosa che potrei andare a giocare è Trackmania. Mi è venuto in mente adesso. Solo che è già uscito, quindi non so se lo comprerei. È già uscito come gioco Trackmania. Nico Vale, grazie all'abbonamento con un Prime per 15 mesi. Thank you. Sono May, grazie all'abbonamento con un Prime per 10 mesi. Da Doardo, grazie all'abbonamento con un Prime per 13 mesi. Salve 13 mesi come... non lo so. Veni 13? I don't know neanche io. Thank you. Valore tutto ma non Assassin's Creed. Trackmania è free to play. Free to play Trackmania? Siamo sicuri? Beh, comunque per me giocare non è semplicemente scaricare un gioco gratis, giocarci un'ora e smettere. Intendo dedicargli il tempo per giocarci seriamente. Ed è un casino un gioco di macchine, c'ho voglia. Semplicemente devo scegliere quello giusto. Credo per adesso di essere molto alla parte di Trackmania. Se mi vedete in giocare un gioco di macchine, credo sarà Trackmania. Vabbè, comunque conferenza mediocre secondo me, nulla di incredibile. Pacing poteva essere migliore. Annunci potevano essere fatti un pochino meglio. Ma hanno fatto quello che dovevano fare, onestamente non c'è niente di troppo strano. E Mario Kart 9. Ma Mario Kart è diverso gioco di macchine per me. Non lo so, io non lo vedo neanche come un gioco di macchine. Per me è un gioco di kart, se è comprensibile come cosa. Sono due generi diversi per me. È strano ma mi torna a me mentalmente. Sono due cose diverse. Un gioco di carte e un gioco di macchine. Non so se vi torna a voi come cosa. Per me non dovrebbero fare giochi nuovi ma fare remake di giochi vecchi, così da soddisfare sia i nuovi che i vecchi fan della serie. Non solo per Ubisoft ma in generale. No, io non sono neanche un fan dei remake. I remake vanno bene se li fai alla Capcom con la serie di Resident Evil, dove sono passati talmente tanti anni e i giochi sono talmente tanto vecchi che rifare da zero e con modernizzandoli crei un'esperienza veramente nuova. Quello secondo me è l'esempio migliore di remake che tu possa fare. Quello lì, Resident Evil, assieme a... Chi altro c'è che ha fatto così bene? Nessuno. Fare un remake di, non so, Assassin's Creed 1 che è un gioco per PS3. Cosa fai? Ci metti una grafica migliore e basta. Cambi un paio di cosette di... non lo so, di gameplay minimo, ma non cambierebbe molto secondo me. E Link's Awakening... allora, Resident Evil è un caso più diverso anche perché cambia un livello di gameplay e lo modernizzano in modo vero e proprio. In quel caso lì funziona anche veramente molto bene perché erano giochi comunque survival horror dove si sparava, quindi in parte anche spara tutto, in un periodo in cui non era ancora stato fatto per bene l'intero genere e tutto. C'è stata un'evoluzione molto grande dall'epoca, quindi fare remake adesso ha secondo me molto senso. A differenza di fare ad esempio un remake di un Final Fantasy VII dove cambiano anche la storia, quello lì non importa, è un discorso differente, però passano da un gioco a combattimento a turni che non è vecchio, è semplicemente un genere di gioco, a un altro genere di gioco. Quella è una cosa un pochino più strana. Oppure non lo so, qualcuno aveva menzionato Link's Awakening. Link's Awakening ha cambiato sotto la grafica, lo stesso gioco comunque, non è che cambi troppo. Intendo proprio in quel modo specifico come hanno fatto con Resident Evil, che cambia in modo anche logico il gameplay, modernizzandolo, grafico e tutto. Praticamente un reimagining da zero in un modo molto figo. Questo lo dico da persona che non ha mai giocato a Resident Evil. Quindi capite quanto abbiano fatto un buon lavoro. Un po' come un BDSP Best Remake, vero? Non è un remake, è un remastered. Non
Non è uno scherzo. È una remastered. Si pensava tutti fosse un remake per ovvie ragioni. Perché sai, era un gioco in 3D a differenza dell'originale. Ma no, era una remastered. Il codice è lo stesso di BDS di Diamante e Perla. Quindi è tecnicamente una remastered. Un remastered Plaza al massimo. È un caso stranissimo BDSP. È davvero uno dei casi più strani in assoluto. È super super strano come cosa. Che peggiora la grafica addirittura. È peggiore remastered mai fatta. Cosa hanno fatto vedere di importante? Non troppo, onestamente. Nuova Assassin's Creed. Basta. Basta, onestamente. Tutto il resto è aggiornamenti. L'unico gioco veramente nuovo è Assassin's Creed Mirage, vero? Sì? Un po' poco, in effetti. No, abbastanza poco. No, anche Skull and Bones è nuovo. 2 giochi nuovi. E i mobile non li conto. Non li prendo in considerazione mobile come... Anche c'è anche Just Dance, giusto? Non ci dimentichiamo Just Dance 2023. Anche quello è un nuovo gioco tecnicamente. Avete ragione, scusatemi, non volevo offendervi. Ah, certo, là credo che per oggi possa essere tutto. Non c'ho troppo altro da dire. Tutto quello che c'era da dire, secondo me l'abbiamo detto. Sono davvero stranite comunque da questa conferenza qua. Io mi aspetto prossima settimana, tra 2 settimane, una conferenza Nintendo Direct. Quindi ci vedremo probabilmente qualcosa del genere con quello lì nel prossimo periodo, secondo me. Ci vediamo domani con Dark Road. Basta? Credo basta. Credo sia tutto. Se non la fanno è per la regina Elisabetta. Ah, io mi sono fregato un cazzo della regina Elisabetta. Cosa che è giusto perché in effetti sono francesi. Mi torna a pieno, mi torna a pieno. No, non capisco comunque la cosa del fatto che Nintendo dovrebbe rinviare la Nintendo Direct per la morte della regina. Che cazzo c'entra? Capisco il rinvio di Advanced Wars per la guerra tra Russia e Ucraina. Perché dovrebbero rinviare la Direct per la morte della regina? Soltanto perché occupo abbastanza i news? È l'unica ragione. Soltanto per avere un pochino più spazio? Non lo so. Certe rivalità non cambiano mai. Sì, per Dark Road domani sono in Blind, non ho ancora visto niente. Parlavano di regine, mi sa. Compare Peach. Ah, ok. No, la principessa Peach. Fuck. Perché Peach è una principessa e non una regina? Perché Peach è una principessa e non una regina? Ci ho appena pensato. Ha dei genitori Peach che sono il re e la regina? Non ho mai collegato che è principessa e non regina. Chi cazzo è il re e la regina allora? Perché il re è Bowser. Sono sovrani di cose differenti però. Non mi torna. Forse perché non è sposata? Non può essere anche se non c'era una moglie? La regina è regina anche se era morto il marito. Che era suo cugino. Oh no. Non lo so. Sono le domande importanti. Sono le domande importanti che ci bisogna fare alla fine di una conferenza di Ubisoft. Perché Peach è principessa e non regina? Come funziona? Si chiama Regno dei Funghi per un motivo. Bowser è il re del Regno dei Funghi? No. Bowser è il re dei Koopa. Si chiama King Koopa. Non è il re dei funghi, è il re dei Koopa. Chi è il re dei funghi?
Todd. Voglio vedere un design di Todd con un baffone gigantesco, una corona e un mantello. E che parla comunque facendo Hello! I'm Todd! Non c'ha una voce differente, comunque la voce di Todd è esattamente uguale. E chi è la regina di Koopa? Non ci deve essere anche re regina, appunto. Quello può starci. Il problema è se c'è principessa ma non re regina. Sono confuso di quello. Non importa, gente, per oggi è tutto. Facciamo un raid a nessuno, perché non c'ho nessuno qua tra le persone in live. C'è tanto Sabaku con lo Ubisoft, però anche lui ha smesso di guardare, credo, quindi è inutile. Beneriam! Grazie, probabilmente potremmo essere prima di bronzo. Hello, salve. Adamorant. No, concludiamo così tranquillamente. Va benissimo. No, gente, ci vediamo domani con Guido Vaz e mi piace il cazzo. Bye!